La Vergine di Beschuà. Nel 1900, una copia della statua della Vergine di Pontmen fu portata in Libano a Beschuà. Successivamente, la Vergine apparve in questo villaggio nel 1976 e nel 2004. Il rettore del santuario di Pontmen, padre Claude Poussière, nel 2005 fece un pellegrinaggio a Beschuà, ricordando l'origine francese della statua. Durante questa visita, il messaggio della Vergine di Pontmen fu tradotto in arabo e inciso sul santuario di Beschuà. Vediamo nel dettaglio cosa successe. Nell'agosto del 2004, una statua rappresentante la Beata Vergine, ispirata alla sua apparizione a Pontmen nel 1871, manifestò eventi miracolosi nel santuario di Nostra Signora di Beschuà a Deir el-Amar, situato nella valle della Bekaa, a circa un centinaio di chilometri da Beirut. Questo santuario si trova in una zona di confine, caratterizzata dalla coltivazione di cannabis e papaveri da parte di fazioni in guerra, ed è situato in un'area cristiana isolata circondata da villaggi sciiti. Il 21 agosto 2004, due turisti giordani di fede musulmana sunnita e un bambino di 9 anni di nome Mohammed al-Awadi, insieme a un amico cristiano maronita, entrarono nella chiesa di Beschuà, un villaggio maronita nella valle della Bekaa in Libano. Non avevano scopi religiosi, ma visitavano la chiesa, costruita nel 1830, come parte di un tour turistico. Pur rispettando la distanza dagli altri fedeli presenti per pregare, si comportarono come visitatori. All'improvviso, di fronte alla statua raffigurante la Vergine Maria di Pontmen, il bambino chiese a suo zio François chi fosse la donna sorridente. Chiese poi se la statua fosse animata elettricamente. Inizialmente, l'amico di famiglia spiegò che si trattava solo di una statua di gesso immobile e senza sorriso. Tuttavia, avvicinandosi, notò il movimento del rosario intorno alle mani giunte della statua. Un residente del villaggio, presente nella chiesa, unendosi al gruppo, dichiarò di aver visto gli occhi della Vergine prendere vita, quasi a fare il segno della croce. A quel punto, il giovane musulmano recitò una preghiera troppo impegnativa per la sua età. Salve a te, Vergine Maria, Regina del mondo, di pace e di amore. Vecchi, bambini e donne stanno cadendo in tutto il mondo. Stabilisci la pace, l'amore e la libertà sulla faccia della terra, o Regina del mondo. Poco dopo, i visitatori osservarono un olio profumato scivolare giù dalla statua della Vergine, un fenomeno simile a quanto accaduto con la Vergine di Akita in Giappone. Un abitante del villaggio suonò immediatamente le campane. Nella stessa serata, i primi pellegrini si radunarono sul luogo e molti credenti notarono che la statua continuava a emanare olio profumato. Il giorno successivo, una folla devota aveva riempito la cappella. In pochi giorni, questo evento trasformò un villaggio remoto in un significativo centro di pellegrinaggio interreligioso, unendo fedeli di diverse fedi, sia cristiane che musulmane. Decine di migliaia di pellegrini provenienti da tutto il Libano e dalle nazioni confinanti affluirono e continuano a farlo. Ma la storia non si ferma qui. Il 29 agosto 2004, soltanto 8 giorni dopo il precedente miracolo, si verificò un nuovo segno, ancora più potente. Un giovane studente di nome Serge Naclé, paralizzato al 75% a causa di una caduta da un balcone e completamente intorpidito sul lato destro, visitò il santuario con parte della sua famiglia. Mentre pregava di fronte alla statua disse alla Vergine: «Dammi solo un segno che ciò che sto chiedendo non è impossibile a Dio». Immediatamente, la statua della Vergine Maria si fece il segno della croce con il crocifisso che teneva in entrambe le mani e i suoi occhi presero vita, evocando nuovamente il segno della croce. Subito dopo l'evento, la famiglia di Serge si allontanò dalla folla dirigendosi verso la propria auto. Tuttavia, la madre, preoccupata, chiese a Serge se volesse tornare alla statua. Serge acconsentì e entrò nuovamente nella chiesetta. Come se fosse in uno stato di estasi, si avvicinò alla statua senza l'ausilio del deambulatore. In breve tempo, si rese conto che la sua famiglia stava piangendo, ma erano lacrime di gioia. Sorprendentemente, Serge si trovava in piedi senza il deambulatore e senza alcun aiuto, e la sensibilità del suo lato destro era tornata.
È importante notare che l'intera scena è stata filmata. Una volta tornato a casa, il giovane Serge continuò la sua riabilitazione, recuperando completamente l'equilibrio che aveva perso a seguito dell'incidente. Il suo medico rimase perplesso di fronte a questa straordinaria guarigione. È interessante notare che dall'agosto 2004 sono stati riportati altri casi di guarigioni fisiche, inclusi un'epilessia e gravi problemi articolari. Di fronte all'aumento dei fedeli e sotto la guida del vescovo locale, i responsabili della chiesa di Beshua presero provvedimenti organizzativi. Attualmente, si celebrano 8 messe al giorno, a intervalli di 1 ora e mezza, nel santuario di Beshua. I sacerdoti conducono processioni intorno alla chiesa e offrono il sacramento della confessione a numerosi pellegrini. Nel corso del tempo, la comunità locale ha promosso l'accoglienza dei fedeli, fornendo cibo, distribuendo acqua potabile e stabilendo servizi di pronto soccorso. Nel periodo dal 22 gennaio al 3 febbraio 2005, padre Claude Poussière, ex rettore del santuario mariano di Pontmain nel 2004, si recò a Beshua per incontrare le autorità religiose locali. Monsignor Munge El Hashem gli riferì dell'imponente afflusso di pellegrini al santuario di Beshua Pontmain, che contò più di 1 milione di persone in soli 5 mesi. I pellegrini, provenienti da Libano, Siria, Giordania ed Egitto, erano di fede cristiana e musulmana. Durante la visita del rettore francese di Pontmain, furono registrati 35 casi di guarigioni miracolose e il vescovo libanese testimoniò straordinari miglioramenti nella salute e guarigioni interiori in gran numero. Oggi, le autorità religiose stanno cercando di interpretare il significato delle manifestazioni della Beata Vergine a Beshua. Il vescovo locale riflette sulla situazione mondiale, affermando che il mondo sta attraversando eventi estremamente gravi a causa delle tensioni tra Oriente e Occidente, tra cristianesimo e Islam. Le manifestazioni della Beata Vergine a Beshua sono un invito a superare la paura e a promuovere la comprensione tra cristiani e musulmani. Padre Claude Poussière condivide la sua visione, sostenendo che, per il Libano, che si trova in un momento cruciale della sua storia, il messaggio di Nostra Signora di Pontmain è un segno universale, un appello alla fratellanza e alla comprensione tra le diverse comunità. È importante ricordare che durante l'apparizione a Pontmain il 17 gennaio 1871, la Vergine Maria non pronunciò parole dirette, ma un grande striscione apparve con la scritta: «Ma pregate, figli miei, Dio vi ascolterà presto. Mio figlio si lascia toccare». Questo evento evidenzia che la Madre di tutti noi presta attenzione a coloro che si rivolgono a lei e che la preghiera ha il potere di fermare le guerre e il male. Mentre numerosi fedeli che hanno visitato Mayenne hanno riferito di grazie ricevute durante i pellegrinaggi, la Vergine di Pontmain continua a operare miracoli anche oggi, questa volta in Libano.